Ciao, seconda parte del tutorial riguardante l'autopilota del Mad Dog X, in particolare del modello MD82. Nella prima parte abbiamo visto nei particolari tutte le funzioni, i pulsanti, le manopole e gli interruttori. In questa seconda parte invece faremo un volo operativo e le vedremo in azione. Quindi ad ogni funzione vedremo il comportamento dell'aeroplano, come procederà lungo la rotta e l'utilizzo delle varie funzioni e anche il perché dell'utilizzo di queste funzioni. Come potete vedere sta piovendo a Malpensa, da dove partiremo, destinazione nostra finale è Vienna. Vi dico già che ci sono delle procedure di bassa visibilità in atto, quindi è molto probabile anche che utilizzeremo l'autoland in arrivo, dove atterreremo per la pista 34, quindi si fa veramente un volo molto interessante. Come mia abitudine vi illustro il piano di volo. Il numero del nostro volo è l'1541, l'origine Lima India Mike Charlie, destinazione Lima Oscar Whiskey Whiskey, alternato Lima Oscar Whiskey Sierra, livello di volo 320. Avremo un flight time complessivo di 1 ora e 5, con un blocco totale di 1 ora e mezzo. Carburante caricato sono 8387 kg, includendo anche 1000 kg di extra fuel. Il nostro peso al decollo sarà 55,1 tonnellata. La rotta è una Oscor, Nesti, Tajip, Malug, Abtan. La SID utilizzeremo una Transition Oscor 5 Quebec, a breve ve la illustrerò, insieme alla SID iniziale. L'arrivo vedremo sicuramente sarà un Abtan 1 Whisky. Dal grafico, dopo la partenza, procederemo attraversando tutta la parte della pianura padana, il Veneto, confine nord-est dell'Italia, attraverseremo l'Austria, la parte sud, e poi su verso Vienna, dove attraverso il fix Balad faremo la procedura finale per l'avvicinamento alla pista 34. Il piano di volo è già filato in IVAO, possiamo quindi chiudere questa finestra e illustrarvi anche le nostre procedure di partenza. Siamo al 602, quindi fra un po' chiameremo il trattore per il pushback e ci piazzeremo sulla taxiway Sierra. La procedura di partenza, la SID iniziale sarà una Saronno 5 Sierra con minimum safe altitude basato sull'aeroporto di Malpensa, tutto intorno all'aeroporto 10.300, anche se entro le 10 miglia, ecco qua, e se basiamo sull'aeroporto sarà 10.300, invece basato sul Malpensa VOR il nostro settore si abbassa a 6.000, includendo tutta la nostra procedura, poi inbound a Saronno sarà 8.000. Il minimo gradiente richiesto è il 7,4% fino a lasciare i 3.000 piedi, e la rotta la vediamo anche subito sul nostro FMS per vedere se la SID è solidale a ciò che è nella cartina. Dice di salire mantenendo prua a 358 a 1300 piedi, virare a destra per la categoria Charlie con un track di 070, come vedete l'FMS lo rispetta, per intercettare il track 038 inbound a Mike Charlie 607, 038 in Mike Charlie 607, poi dopo Mike Charlie 607 il Mike Charlie 603. Vediamo le constraint, quindi 1300 o al di sopra, virata a destra, 070, track 038 inbound Mike Charlie 607, dove dobbiamo mantenere 200 nodi con 3500 piedi o al di sopra, Mike Charlie 603, e poi verso Saronno mantenere 220 nodi 6000 o al di sopra. Come vedete, sia velocità che quote vengono perfettamente rispettate nella SID inserita nell'FMS, quindi
che cosa viene subito in mente? Che all'acceleration altitude a 1500 piedi potremo già inserire VNAV. Io non lo farò perché voglio mostrarvi la modalità IASMAC e il VNAV lo inserirò dopo il superamento del Mike Charlie 607 qui, e andrò in VNAV per farvi anche vedere che come si aggiornerà il display qui, e vi mostrerà poi anche qui nell'FMA, FMS speed, e chiaramente la speed sarà 220 indicata qua nel display della speed selector, perché andando in VNAV FMS speed riceve i dati, come ho detto nel precedente tutorial, riceve i dati dall'FMS e quindi rispetterà questa velocità 220. Lo vediamo dopo. Operativamente quindi abbiamo selezionato nel NAV1, mi sono già impostato la frequenza di Saronno con radiale 125 per il SID backup. La prua è qua iniziale, la aggiorno a 70, che è la prima virata che effettueremo. Il banco è impostato a 15, quindi 10 è la prima tacca, ogni tacca è 5 gradi di banco, quindi 15. L'initial è 6000 e quindi la quota è già armata, e nel secondario, al NAV2, ho messo l'ILS, la frequenza ILS per un atterraggio di emergenza eventuale se dobbiamo rientrare in emergenza sulla pista 35 di sinistra con il Final Approach Course. Andiamo avanti. Dopo la SID iniziale abbiamo la Transition altitude 6000. La minimum safe altitude sempre basata sul Malpensa VOR 8000 dopo il Saronno. Andremo inbound a Oriol Serio NDB con un track di 0,89. Oriol lo dovremo raggiungere a 9,95 o al di sopra, livello 9,5 o al di sopra. La constraint è rispettata nell'FMS. E Oscor a livello volo 125 il nostro caso, perché il livello volo 110 se dovessimo procedere attraverso l'aerovia Lima 615, non è il nostro caso perché la nostra è una free route, andremo diretti al punto successivo che è Nesti. Vi faccio vedere la tabella delle performance. Abbiamo pioggia con una braking action good, il vento è calmo, 3 gradi la temperatura, useremo un flap a 15, partenza pista 35 destra, l'H1015. Ho inserito nella tabella anti-ice perché pioggia 3 gradi, metterò l'engine anti-ice sicuramente. Pack on, e quindi con un peso di 55.697 kg abbiamo questa tabella di performance. Possiamo usare un assume temperature di 50 e le nostre speed sono una V1 di 118, la rotazione a 128, V2 a 137, la flat retraction a 152, slat retraction 184, la maneuvering clean e 226. Accendo l'APU e perché no, vi faccio vedere tutte le operazioni complete. Inizio a preparare in IVAO la richiesta e le informazioni all'aria del nostro push. Siamo sul gate 602 e vediamo l'accensione dell'APU. Bene, APU available, lo mettiamo in barra. Di icing non ne facciamo, non abbiamo ghiaccio nelle superfici alari.
Useremo un take-off flexible, come ho detto. L'assume temperature già selezionata ci dà un EPR di 1,84. Guardare già l'FMA, vedete, assume temperature nel display della Thrust, primo display dell'FMA, 50, l'ok per il pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Parking brakes release. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set. Ok, dicevo, la quota è armata nel display ARM, e roll e pitch, come vedete, è in take-off, quindi wing level, e il pitch è regolato a 8 gradi. Intanto vediamo un attimino la carta, nel frattempo, carta aeroportuale, qui al parking stand, andiamo al Sierra, dal 602, saremo posizionati al Sierra, poi subito virata sul Yankee, andremo dritti, e poi dal Yankee, tutto Yankee, attraverseremo tutta l'aerostazione, via fino all'hotel, che raggira completamente la 35 di sinistra, e poi arriveremo al Charlie Hotel per inserirci nel Charlie Alpha per la 35 destra. Facciamo la before start checklist. Parking brakes è set, EFP lo mettiamo in fly mode, 40 psi, engine ignition select, oggi è giovedì, giorno pari, andiamo in alfa, left and right center fuel tank pumps, usiamo solo la sinistra e destra, centrale lo lasciamo off, anti-collision light è on, air conditioner supply switch is off, thrust lever idle, door key light checked off, before start checklist completed. Cross valve le apriamo e andiamo col destro. Right side valve open. Max motoring, fuel on, fuel flow, EGT, N1, 40%. Sinistro, left valve open, max motoring, fuel on, fuel flow, GT, N1, 40%. Facciamo le prove elettriche. After start checklist, engine ignition select off, engine anti-ice lo mettiamo on, Unlocking gear. airfall and engine anti-ice switches per il momento non è richiesto, Disconnected. air condition supply switches oro, e più lo lasciamo acceso, anche se siamo con le cold weather procedures non abbiamo fatto il de-icing, quindi non c'è bisogno di estendere in fondo corsa il flap.
15 set, master caution dice This is up, clear. art in off, giusto, perché usiamo la flexible, l'art deve essere posizionato in off. Start checklist completed. Facciamo la prova dei comandi. Comandi liberi. Sulla Yankee, taxi checklist, e più lo lasciamo on, e più è switched off, TRP e art abbiamo detto che è impostato con takeoff flexible sul TRP, assume tape radio 50, art off. La debugs abbiamo viste, le regoliamo anche qui. Flying Instrument Fire Guidance System check. L'auto brake, l'auto spoiler lo armiamo. A questo punto dovrebbe iniziare l'hotel. Faccio un breve briefing. Takeoff flexible 50 e PR 1,82. Faremo un decollo statico. Posizioneremo la nostra manetta pressappoco a un valore di 90 in base alla nostra periferica, in modo da non interferire con la modalità clamp che entrerà ai 60 nodi. 1 rotazione, io vi dico già che a 200 piedi inserirò l'autopilota, fatelo anche voi quando siete alle prime armi. Così vi alleggerirete tutto il carico di lavoro, sarete liberi di gestire con più tranquillità le modalità dell'autopilota, perché sarà l'autopilota a volare l'aeroplano. A 1500 sarà la nostra acceleration altitude, che coincide con climb thrust, e inserirò prima climb thrust e poi IAS 200. Bene, siamo in prossimità del Charlie Hotel, before takeoff, takeoff runway random in 3 point, Charlie Hotel per il Charlie Alpha, runway 3, 5 right. Takeoff data confirm, fuel balance che abbiamo rilanciato. Flap and slot river 15-15 extended. Brake temperature check, flight controls pre-movement, frame neutrali e set per il decollo. Engine ignition select, li mettiamo in both. Air condition supply switches sono in auto. UAP check. And before to go, checklist complete. Run meteo on. Transponder on. E avanziamo la manetta. Solitamente standard dovrebbe essere 84 fino a 84 di N2, ma in base alla vostra periferica, per non interferire
Con la modalità clamp che entrerà ai 60 nodi, io la posizione per quanto riguarda la mia è intorno ai 90. Stabilizzato, auto throttle, time. Take off thrust set. E iniziamo la corsa di decollo. Check. Vedete, clamp si è 80 knots, inserito. cross check. In caso di abort takeoff potremo immediatamente retrocedere le manette e andare in reverse. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Gear up, lights out. Autopilot. Autopilot inserito, vedete, flight director, autopilot 1 inserito nell'annunciator, nell'FMA. 300, inserisco il navigation, è stato armato, quindi heading, select, virata a destra. 5 climb thrust, And climb Yes. thrust set. vedete 147 la velocità attuale del nostro aeroplano, quindi aumento a 200 nodi. In ES. EPR climb, che è il thrust, attualmente è selezionato perché sono andato in ES mode. Il nav laterale è armato, quota armata 6000, heading select, ES e il pitch. L'aeroplano con questo EPR cambia il ratio, vedete, per mantenere 180, raggiungere 200 e mantenere i 200. Nav track ha catturato la nostra nav track, quindi adesso sta navigando seguendo i dati dell'FMS. Vi faccio vedere una cosa, mi livellerò a 6000, quindi aggiorno anche la speed a 200, perché lui cosa farà a 6000? Ecco qua, andrà in alt hold, prima in alt capture e poi alt hold, quindi eccolo qua, alt capture, speed, vedete? Adesso lui, per mantenere la speed, sta regolando l'EPR come richiesto. Non accelera perché? Perché siamo in speed mode automaticamente e lui, io avendolo impostato al valore in cui avevo selezionato l'IAS Mach, che era 200, l'aeroplano non accelera. E mantiene i 200. Vedete? Siamo speed 200, nav track, alt hold. Bene, continuiamo la salita fino a livello volo finale 320 e andiamo in IAS Mach di nuovo, ve lo voglio dimostrare, per rispettare 220 nodi. Siamo in clamp, quindi dobbiamo dare manetta a noi, perché sennò l'aeroplano scende, vedete, per accelerare. Ecco, questo è più che sufficiente. (220) che è la velocità da rispettare al Saronno, questa la possiamo anche spegnere. Transition 1013, 6 e 9, ora
Acceleriamo a 200, anche qua a 220. E adesso se vado, anzi questo lo lasciamo a 210 così, voglio farvi vedere la differenza, visto che nell'FMS riporta 220 nodi al Saronno. Se io vado in VNAV adesso, guardate, FMS EPR, tanto flap a 0, FMS EPR, armata 320, nav track, VNAV climb, guardate la speed come si è aggiornata a 220, cioè prende il Flap valore 0. che legge nell'FMS. VNAV climb, quindi after takeoff checklist, è una silent, anche la slat retracted, Slats retracted. e l'after takeoff checklist è completata. Stabilizzati in salita di procedere. Livello 100 superato, l'FMS è aggiornato a una velocità di salita di 296 nodi, guardate, la riporta qui, è riportata anche nell'FMS e questo è il valore che lui mantiene. Arriveremo a Ori a o al di sopra di livello volo 95, abbiamo già superato i 10.000, quindi il profilo è rispettato. Bene, adesso voglio sperimentare con voi la modalità Turbulence per vedere un po' in assetto di salita cosa farà l'aeroplano. Ce l'abbiamo qui ben visibile sulla parte del pannello CM2, siamo in salita, vertical speed sui 3000, quindi che cosa succederà? Sgancerà l'autothrottle, apparirà il warning in rosso dell'autotratto disinserito dall'FMA, apparirà il simbolo roll wing level, siamo già livellati. Allora facciamo una cosa per rendere la cosa un po' più veritiera, io mi metto in heading a destra, e vado in turbulence, ecco sta virando, quindi wing level, ferma la virata, autothrottle disinserito, mantieni il pitch costante della modalità precedente. Vedete? Livellate le ali, ha interrotto la virata, l'autothrottle è disinserito. Modalità turbulence, wing level nell'annunciator. VNAV e climb, siamo ancora in wing level, certo ce lo ricorda, la modalità non viene cancellata anche se ho premuto VNAV climb, quindi si è ripristinato il VNAV climb e l'FMS speed, quindi FMS EPR in questo caso perché siamo in salita, quindi il valore EPR gestito dal Thrust Rating Panel. Che cosa devo fare? Armo il nav track, siamo vicini, quindi lui la va a intercettare. Se fossimo stati un po' più lontani dalla track avrebbe armato il nav e noi con l'heading ci saremmo avvicinati con una prua di intercettamento verso la track. Il banco lo metto a 25. Riarmiamo la quota perché si era disarmata a causa della modalità inserita della turbulence. Ed ecco i valori che io devo leggere: FMS EPR, quota armata 320, nav track, VNAV climb. Un continuo monitorare l'FMA vi darà la sicurezza di quello che l'aeroplano sta eseguendo in base alle modalità inserite nel Flight Guidance Computer Panel.
Se vi abituate a questo ordine, state tranquilli che non avete difficoltà a gestire l'autopilota del Mad Dog. Facciamo un'altra prova, andiamo in vertical speed e vediamo che col vertical speed, vedete, vertical speed, la modalità inserita, 2100, non cambierà naturalmente il rateo perché rimane fisso, lo dovremo variare noi, eccolo qua, posso scendere a 1800 ad esempio e controllo nel VSI che riduca il mio rateo come comandato, perfetto. La speed vedete 296 è andato in speed mode. Naturalmente l'EPR sarà regolato, il massimo è 1,97 ma siamo a 1,91, quindi l'esubero di potenza viene eliminato perché l'aeroplano è in grado di mantenere questa velocità con questo rateo costante. Come vedete piano piano aumenterà fino al limite imposto dal TRP. Ok, VNAV. Siamo tornati in FMS EPR, nav track, VNAV climb con armata alla quota 320. Per quanto riguarda decollo e initial climb e cruise climb vi ho fatto vedere tutto, vi ho fatto anche vedere la funzione turbulence, parte dell'avvicinamento, molto interessante perché le condizioni meteorologiche di Vienna che daranno sulla pista 34 attualmente un vento calmo, 353 nodi, 350 metri di visibilità, la 16 375 375 375. Non mi sono incantato, ma è semplicemente perché ho letto i tre valori che sono quello di inizio pista, medio e fine pista. Sono tutti e tre costanti alla stessa visibilità, anche quella della 29, il 400 inizio pista, 400 medio e 400 valore della pista finale. In una condizione del genere io cercherei sempre di scegliere la pista con una maggiore visibilità, quindi con un vento calmo potrei anche procedere per la 29, anche se le condizioni meteo, il forecast dice che dovrebbe essere in aumento fino a 3000 metri, quindi vedremo. Basta sapere tutte le funzioni, come e quando utilizzarle e l'aeroplano vola perfettamente. Non è così difficile, anzi è divertente. L'impegno, mi diceva qualcuno, che alimenta il divertimento, altrimenti se non c'è qualcosa di difficile nella vita ci si annoia. Eccoci di nuovo in crociera, stabilizzati a livello volo 320 in modalità FMS Speed, VNAV Level e Nav Track. Le ultime condizioni meteorologiche di Vienna riportano una visibilità generale di 500 metri, l'RVR su tutte le piste, la 29 riporta 500, 500, 500, quindi sui tre punti. Abbiamo nebbia, un FIU a 0, mi fa pensare che ci siano dei banchi di nebbia, questo anche la variabilità della visibilità RVR sicuramente. Broken a 100, temperatura 0, dew point 0 e QNH 1008. Quindi imposterò, come ho già fatto con una selezione delle carte, un atterraggio sulla pista 29 la cambiamo rispetto alla 34 perché la 34 non ha inserita soltanto una CAT 1, quindi andiamo con la 29 che le ha inglobate tutte dalla 2 alla 3, bravo. Vi premetto che potremmo essere abili a una CAT 2 vista la visibilità, quindi rientra nelle minime della CAT 2. Io ho impostato infatti le minime in CAT 2, ma farò un autoland per farvelo vedere. Subito nell'FMS vado a cambiare la Rival, che non è cambiata perché l'Uptown One Whiskey va bene per tutte le piste, ma devo cambiare la pista d'atterraggio che sarà l'ILS 29, vediamo un attimo quante, ok, ILS 29, con una bala 4 mic, inserisco, vado a vedere se ha creato delle discontinuity, no. Andiamo quindi a vedere le carte, quindi sarà, come detto, un Uptown One Whiskey, qui ci sono delle speed restriction che vanno da una fascia oraria, al di sopra
di play level 100 dobbiamo avere 270 nodi o 250 al di sotto di play level 100 o cruising speed if lower than 270-250. Quindi questo al Sierra Lima Papa, lo speed limit point sarebbe Sierra Lima Papa. Quindi significa che noi dobbiamo mantenere sicuramente 2,70 al di sopra, 2,50 al di sotto, o se abbiamo una cruising speed inferiore a questi due valori manterremo quella. Andiamo a vedere da vicino l'Upton One Whisky. All'Upton One Whisky procederemo Whisky 410 dopo l'Upton 9000 al di sopra. E lo è, praticamente saremo ancora sulla quota di crociera, il nostro top of descent è un po' oltre. Whisky 410 sempre 9000 al di sopra, è rispettato. Poi Nixie, che dovremmo essere a livello volo 180 al di sotto, 8000 al di sopra. Naturalmente questa, la nota 1 dice in questa fascia oraria, dalle 5:30 giù alle 23:30, no scusatemi, local time. Dopo il Nixie andiamo al Ballad. Osservate anche Nixie che cosa riporta? Sierra Lima Papa. Quindi questo è il nostro speed limit point. Da significare che in questo segmento noi dovremo essere, se siamo in discesa al di sopra dei play level 100, dovremo avere 270 nodi, se siamo al di sotto 250 naturalmente come standard, come limitazione standard al di sotto dei play level 100. Ballad 8000 al di sopra e ce le abbiamo, e qui inizia la procedura di avvicinamento per la pista 29. La minimum safe altitude ancora non è interessata, nella prima parte della nostra star. Andiamo a vedere la Ballad 4 Mike, Ballad Whisky 964, 6000 al di sopra, ecco qui 6000 al di sopra, e poi inbound al Whisky 956 sempre mantenendo 6000 al di sopra. Questo settore 4000 piedi è basato sul Whisky 951 a questo punto. Dopo il Whisky 956 andremo al Whisky 954, sempre 6000 di sopra, al Whisky 953, 952, 3000 al di sopra, e 951, sempre 3000 di sopra nel settore 2004. Come vedete siamo ai confini dell'Ungheria e andremo a invadere l'Ungheria. Adesso vi dico già che se siamo stabilizzati a una velocità e quindi rispettando perfettamente le constraint potremo fare uno shortcut e inserirci in base, così non evitiamo di invadere il territorio ungherese. Quindi scenderò in VNAV mode, ve lo dico già. Andremo a vedere l'ILS. L'ILS ha un identificativo Oscar Echo X-Ray, una frequenza 109.55 291. Un glide check alle 7.4 miglia dall'Oscar Echo X-Ray, quindi la frequenza ILS 3000, praticamente alla glide interception point. Elevazione dell'aeroporto, adesso vediamo le minime. L'aeroporto è 600, la minimum safe altitude in arrivo è 2007, basato su Bravo Romeo Kilo NDB, questo è il Bravo Romeo Kilo, e dopo il segmento finale siamo 291, direi un 3006, che include anche la riattaccata. Vediamo prima le minime. Abbiamo detto che noi utilizziamo la minima della Cat 2 perché ci siamo dentro, perché l'RVR è 300 metri, abbiamo 500 metri di visibilità, quindi ho una DH di 100, categoria Charlie, include. La barometrica sarà 700, vabbè, io lo posso anche fare qua, lo metto il bug sul mio altimetro. Vi farò vedere l'autoland, la modalità autoland che verrà armata entro i 2500 piedi. Per esempio la 3 Alpha si abbassa a 50 piedi di DH, non c'è naturalmente più una barometrica, 200 metri di RVR, la 3B 0 visibilità, 75, cioè 0 DH scusate,
75 metri di RVR. La riattaccata dice di salire mantenendo più a pista fino alle 10 miglia Oscar Echo X-Ray, cioè DME del localizer, tirare a destra, inbound Fox Mike Delta VOR, salendo a 5000 and hold. Vediamo l'holding che dice, l'holding è 160 left turn, 1 minuto a leg. Intanto le performance ho già visto che abbiamo un atterraggio in 52.497, abbiamo un actual landing distance di 1396, fattorizzata a 1643. Queste le nostre speed card che avremo. Flap retract 219, estesi 172, con flap a 15 149 come maneuvering, e la VRF a flap a 28 perché atterreremo con flap a 28 a 135. Importantissimo nella modalità autoland, tutte e due le nav, le stazioni nav devono essere nav 1 e nav 2 selezionate nella medesima frequenza ILS o localizer. Quindi anche se vedete Autopilot 1 armato qui nell'FMA sta volando l'aereo, per eseguire un autoland obbligatorio avere tutti e due gli apparati nav sulla stessa frequenza e lo stesso corso. Inutile dirlo, anche la DH solidale come al primary flight display del nav del CM1. L'aeroplano è pronto a scendere, reset flight guidance computer panel altitude, perché ci avvisa, guarda, stiamo arrivando al top of descent, aggiorna la quota. Allora, aggiorniamo la quota, il messaggio si è cancellato, ve lo faccio vedere, io adesso imposto a iniziali 10.000, si è cancellato il messaggio, ma non significa che siamo pronti. La quota non è armata, quindi arrivati al top of descent, mancano 8 miglia, l'aereo non scenderà. Quindi ricordatevi di armare sempre, tirando tasto sinistro del mouse e leggere il valore armato nell'FMA, livello 100 armato, e siamo sicuri. Un'altra cosa che voglio aggiungere è la frequenza dell'NDV di Bravo Romeo Kilo 408 nelle mie 2 ADF, giusto per avere un riferimento della stazione, visto che è il punto della nostra minimum safe altitude, dove si basano i settori della nostra minimum safe altitude. La discesa è iniziata, si vede già un simbolo che indica il nostro profilo, siamo in FMS EPR perché siamo in discesa, fossimo stati in salita sarebbe stato uguale il messaggio. FMS idle significa che il sistema ha portato i motori in idle, cioè a battuta indietro. Nav track, VNAV descent. Andiamo più da vicino a vedere questo simbolo. Questo diamantino magenta è il nostro profilo che l'aeroplano sta seguendo il VNAV descent. Cercherà sempre di mantenerlo in posizione centrale. Se questa posizione varia, per una serie di condizioni, la FMS idle porterà la modalità clamp. Anche se in FMS, in VNAV descent, quindi VNAV mode, FMS speed, lui libererà la manetta. Perché? Perché dirà, soprattutto quando saremo al di sotto del profilo, quindi il diamantino andrà un po' sopra, libera la manetta e dice: guarda, questo ratio è troppo, gestisci tu la manetta e cambia il ratio. È un po' una sorta di IAS, ma che vi ricorda qualcosa? Cioè, mantienimi questa velocità, varia un po' l'assetto tu con la potenza, perché stiamo scendendo troppo. Quindi in questa fase, come nella fase di decollo, è importantissimo monitorare l'FMA. Facciamo un po' di checklist per la descent checklist. Landing data computed, le settiamo, le abbiamo viste prima. Le buggy sono regolate, la minimum safe altitude check, approach landing briefing performance, landing data confirmed, abbiamo 53 tonnellate d'atterraggio, la rail system 3000. La pressurization non l'ho fatto ancora, lo facciamo.
Abbiamo detto che la quota dell'aeroporto è la landing altitude 600 e la landing baro è 1008. Bene, ora la distance checklist è completata. Nixie dobbiamo essere al di sotto di la leve 180, al di sopra di 80, quindi perché no? Metto 80, 8000 armato il Nixie. Quanto doveva essere la quota? 270. Bene, iniziamo a fare un'operazione. Visto che l'FMS non mi dà la velocità constraint che mi richiede, perché dice 285 al Nixie e non mi piace, lascio la modalità VNAV, premo su FMS Override, guardate il valore, Override 285 e io inizio a ridurre. Bene, monitorate durante la riduzione graduale, monitorate sempre il ratio, perché se lo fate in maniera brusca potrebbe anche tendere a salire per rallentare, quindi per evitare questo moderate riduzioni di velocità monitorando il vertical speed indicator, eccolo qua. In questo momento vedete sono un po' sopra il profilo perché ha ridotto il ratio, lui va a cercare di acchiapparlo, vedete? E io continuo a ridurre a 270 quanto richiesto dalla constraint, al di sopra dei 10.000. Ok, 270 ce l'abbiamo. Ora lui rallenta a 270 e aumenterà di nuovo il ratio per cercare di riprendere il profilo. Siamo in bound ballad, 8000 al di sopra. Lascio armata questa quota. Guardate cosa è successo, l'ho fatto apposta, l'ho voluto far fare. Adesso lui siamo sotto il profilo, quindi dice che siamo troppo bassi. Guardate, ha lasciato il clamp e mi dice puoi scendere, guardate cosa sta facendo il ratio perché c'è potenza sui motori. Riduco subito. E lui continua a scendere. Perché? Perché chiaramente dice che c'è un esubero di quota a scendere, quindi io potrei anche dare un po' di motore, vedete, perché ho libere le manette, guardate, le sto regolando io, e lo regolo con un ratio, vedete, 2000 è troppo. Allora dice, regola tu la potenza in modo da mantenere 270 nodi e riaccappare il profilo, perché sei troppo basso. Anche se potremmo tranquillamente andarci, perché al Ballad 8000 o al di sopra siamo a 15.500. Vedete cosa sto facendo? Sto riducendo drasticamente il profilo di discesa, il ratio, scusate, di discesa, per andare a riprendere il profilo. Quando lui prenderà il profilo, cioè il diamante centrerà il profilo, automaticamente ritornerà in FMS EPR o FMS idle, quindi prenderà di nuovo l'FMS, la gestione della manetta, e noi veniamo tagliati fuori. Brutto termine, veniamo tagliati fuori, ma quando serviamo lui dice intervieni, quando non serviamo faccio io. Ecco, guardate, è quasi prossimo a catturare di nuovo il profilo, e da clamp dovrebbe cambiare, anzi cambierà la modalità, perché io sto mantenendo un EPR di 1.29. ora siamo nel profilo, vediamo cosa farà. Eccolo qua, è ritornato in override, ha ripreso la priorità a lui. Io non potrò fare niente adesso con la manetta, e guardate cosa sta facendo, sta riducendo la potenza per andare a riprendersi il suo profilo, aumentando il ratio di discesa a 270 nodi. Siamo prossimi al Ballad, inizieremo la Ballad 4 Mike. Di nuovo clamp, siamo bassi,
nel profilo. Guardate la potenza, dovete sempre monitorare l'FMA in queste fasi, altrimenti rischiate di dire ma perché sta salendo l'aereo? Clamp mode, c'hai potenza dentro, lui riduce. Adesso io lo lascio idle, voglio che scenda, perché così se riusciamo ci portiamo a uno shortcut in un punto subito dopo il Whiskey Whiskey 956, in modo da evitare il territorio ungherese. Attenzione che siete in clamp 270, gestione vostra della manetta, a livello di volo al di sotto dei 100 dobbiamo rispettare 250 nodi, ma perché non iniziare a rallentarlo? Visto che tra l'altro siamo bassi nel profilo. Adesso qua posso sì giocare un pochettino più rapidamente. Mi porto a 260 e aspetto. Il ratio scende. Benissimo, allora di nuovo con tutta la calma perché ho spazio davanti a me, riduco. Adesso la quota la possiamo aggiornare a 6.0, 6.000 anzi. Aggiorniamo l'H1008 e facciamo l'approach checklist. Continuo a ridurre. Accendo già le flood, le auxiliary e le transfer, così ci liberiamo il carico. Climb 250. Ho io la gestione della manetta. Armato 6000, nav track, VNAV descent. FMA, la mia Bibbia. Sì, guardate quanto mi sono abbassato, va bene. L'importante è che io rispetto le minime. Voglio io essere sicuro di portarmi a 6000 piedi prossimi al punto, al Whiskey Whiskey 956, perché io in questo punto qui virerò e mi porterò in virata base. Probabilmente chiuderò anche prima per il Whiskey Whiskey 952. Naturalmente inizieremo a rallentare l'aeroplano. Il trend mi dice questo arco, mi dice che raggiungerò i 6000 piedi dopo il Whiskey Whiskey 964, esattamente in questo punto, quindi abbondantemente anticipato. La carta è disegnata per far sì che, se rispettando tutte queste constraint, io sono abile a chiudere e a raggiungere i 3000 piedi in questo punto. Dal punto in cui mi troverò sempre fedelmente su questo track, ma addirittura da questo, dal Whiskey Whiskey 956, io sarei abile a chiudere e la procedura mi permette di essere a 3000 su questo punto. Vi faccio vedere che è andato in autoland, auto go round, speed 135. Abbiamo armato la quota a 5000 e go round nel TRP. Auto go round armato, speed 135, auto land nel roll, auto land nel pitch. 400, la pista ancora non si vede. 300. Si intravede un po' ground contact. 200. Ecco qua la pista, non tocco niente. Minimums. Quando toccherà andrà in roll out. 50. Flare, 40. ha armato già la flare per il pitch. 20. 10. Roll out. Libera la manetta, vado in reverse. Guardate come mantiene il centropista abbastanza fedelmente.
Ricordatevi che la 60 vostra knots. manetta non sarà liberata finché non sgancerete l'autopilota, perché lui è ancora in rollout e ve lo Reverse dice. lights out. Bene, liberiamo all'Alfa 9 e sganciamo l'autopilota. Adesso l'abbiamo liberato. Abbiamo liberato l'Alfa 9 e chiederemo taxi instruction. Vienna Tower all'Italia 1541. Yeah, Alitalia 1541 taxi to gate Charlie 32 via Mike X11. Charlie 32 via Mike exit 11 all'Italia 1531. Correction 1541. Bene, ci ha autorizzati al gate Charlie 32 che andiamo a vedere dove sta. L'exit 11 è qui. E poi Tango Lima 33 al Charlie 32. Tocchiamo già sul GSX. Auftritte, Bravo, request voll. After landing. Auftritte, Bravo, push and start to taxi. Und soll gut, I ist Auftritte, Bravo. Beh, non si può dire che sia una gran bella giornata a Vienna, però abbiamo visto tutto di questo autopilota, anche l'autoland. Così posso dire di aver completato il tutorial sull'utilizzo dell'autopilota. Dovete guardarvi il primo tutorial e anche questo. In fase operativa si toccano con mano tutte le funzioni e il comportamento dell'aeroplano in base alle funzioni selezionate. Lampo è già available, lo mettiamo in barra. L'exit 11 è questo prossimo davanti a noi. On block all'Italia 1541. Alitalia 1541, Roger, frequency change group, monitor Unicom 12800, great day. Unicom all'Italia 1541, have a great day to you too, sir. Bye bye. Auftritte, Bravo, request taxi. Auftritte, Bravo, showing runway 29 via Whiskey X2. Taxi loading point runway 29 via Whiskey X2 to Auftritte, Bravo. Bene, il finger è collegato e quindi possiamo iniziare la procedura di sbarco. Ho illustrato l'utilizzo dell'autopilota in questo splendido pannello. Avete visto il comportamento in volo in tutte le fasi: decollo, crociera, discesa e avvicinamento. Ritengo di avervi illustrato tutte le modalità, le varie opzioni, e avrete notato di quale estrema importanza ha questo display che si chiama FMA, Fly Mode Annunciator, di vitale importanza. Se voi vi abituate a controllare regolarmente
questo Annunciator, l'FMA. State tranquilli che siete in grado quindi anche di interpretare le varie modalità in cui sta volando l'aeroplano e anche i comportamenti. Rivedetelo più volte questo tutorial finché non lo imparate a memoria. Come vi ho detto all'inizio, magari se non vi volete anche caricare del lavoro, non volatelo a mano, 200 piedi inserite l'autopilota. Avete visto anche come gestire l'autoland, che low visibility è apprezzabile utilizzare. Altra cosa è, se volete ancora ulteriormente alleggerirvi il carico all'inizio, alle prime armi, con questo splendido aereo, ecco, magari non volate online, fatevi un paio di voli non utilizzando il VAO, prendete confidenza e dopo divertitevi. Ciao a tutti e al prossimo tutorial.